Come cucire le borse con gli anelli? Come scoprire qual è il giusto piedino per rifinire il bordo superiore di una borsa? E ancora, come andare ad applicare gli anelli con la pinza per creare delle borse, dei borselli, degli astucci, dunque tutti i progetti di cucito creativo e sartoriale. Se hai voglia di scoprire con me queste tecniche di cucito, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese e all'interno di questo nuovo video tutorial ti condurrò insieme a me passo passo alla scoperta di come cucire borse, ma in generale ripieghi, orli superiori o inferiori di progetti e anche come andare a applicare gli anelli. Infatti, sia che tu voglia realizzare una borsa, ma anche una schiena, magari di un corsetto, o perché no, ancora un telone per il tuo box auto o ancora una bella tenda per il tuo terrazzo, avrai pur sempre di bisogno di queste due tecniche. Una è una tecnica di cucitura che si occupa dunque di foderare, per così dire, due strati di tessuto tra di loro e andare anche a fissarli in modo tale che il tessuto esterno non salti fuori per errore sul tessuto interno, e la seconda tecnica è quella invece della applicazione degli anelli. Impareremo infatti come forare adeguatamente il tessuto, come andare ad applicare gli anelli e poi qualunque sarà la misura di anelli che andrai a decidere, avrai la consapevolezza al 100% di come poter cucire, bloccare, foderare più strati di stoffa e al contempo come andare a bloccarli e ben rifinirli con questa tecnica degli anelli. Questo video tutorial, cucire le borse con gli anelli, vuole proprio essere uno spunto di riflessione che ti permette di andare a ragionare proprio su questa tecnica. Entriamo nel vivo e ti ricordo che potrai trovare tutti gli strumenti e i materiali che sto utilizzando linkati qui sotto nell'info box del video. Dunque, se stai guardando il video da computer fisso o portatile, ti basterà cliccare sulla parolina mostra altro e ti comparirà la descrizione completa del video, mentre se guardi questo contenuto da smartphone ti basterà cliccare sul titolo del video e ti comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato all'elenco di materiali che ho utilizzato. Cucire borse con anelli. Vediamo step by step quello che sarà il nostro progetto. Io in questo caso, a titolo di esempio, ti mostro il progetto finito su una borsa a secchiello. Noi ci concentreremo proprio sulla lavorazione superiore di questa borsa e dunque sul fatto di avere due stoffe che andranno unite assieme tra loro e corredate poi dall'inserimento di un anello. Partiamo ovviamente da una borsa di base o da un qualsiasi supporto tu voglia unire davanti e dietro. Nel mio caso, per esempio, con l'ausilio degli spilli che pongo sempre in perpendicolare, vado a cucire con il piedino patchwork trasparente perché così vedo sotto quello che sto cucendo, un punto dritto che va ad unirmi magari la stoffa stampata con la stoffa tinta unita. Questo perché? Perché spesso ci capita nei progetti di dover unire più strati di tessuto, soprattutto quando magari lavoriamo con stoffe molto grandi. Penso per esempio a delle tovaglie, a dei teloni o magari anche al telo per il mio copri barbecue, per cui impariamo anche ad unire in maniera intelligente più strati di stoffa e soprattutto impariamo anche ad andare diritti nelle cuciture. Una volta che abbiamo unito due o più strati di stoffa, ricordati sempre di andare a stirare i margini aperti e poi andare a richiudere, nel caso magari di una borsa a sacchetto, i tre lati della borsa stessa, ma ovviamente di lasciare sempre aperto un lato che sarà quello che poi andrai a gestire come ripiego, come fodera. Questo passaggio te lo lascio andare anche abbastanza veloce perché in realtà è un passaggio abbastanza neutro, nel senso è un passaggio che può andarti bene se vuoi realizzare una borsa, ma magari, questa è la parte che non va assolutamente chiusa nella cucitura, potrebbe essere un passaggio che non ti serve se vuoi cucire un telone, magari. L'importante è tornare sempre con la macchina per cucire
un piedino a solo punto dritto ed eventualmente una guida magnetica per cuciture, in modo tale da poter effettuare un punto di cucitura diritto parallelo al margine della mia stoffa e soprattutto preciso e accurato senza imbastiture e punti molli. Infatti, con questa tecnica io sono andata, per esempio, a cucire lo strato esterno della mia borsa a secchiello. Tra l'altro trovi il contenuto completo per realizzare questa borsa a secchiello con anche le misure linkato qui sotto in descrizione del video. E sono andata a cucire sia la parte esterna sia questa parte interna che vedi in base abbastanza quadri come colore di tessuto, e sempre con il piedino patchwork appunto dritto trasparente sono andata a cucire i tre lati, fermandomi con l'ago basso e il piedino alzato quando entravo in ogni lato, in ogni angolo. Vado adesso ad unire, per esempio, in caso di necessità di fodera di qualche progetto, vado ad unire diritto contro diritto i miei due strati di stoffa, nel mio caso per esempio la borsa esterna che è a fiori e la borsa interna di fodera che è a quadretti, e vado soprattutto, mi raccomando, a unire in primis i fianchi del mio progetto, cioè le parti dove ci sono i margini di cucitura stirati aperti. E poi, sempre con gli spilli in perpendicolare, vado a fissare la parte superiore, dunque la parte che sarà oggetto di risvolto. E grazie alla macchina per cucire che mi permette di rimuovere il cosiddetto braccio libero, posso andare a cucire una cucitura tubolare proprio iniziando e finendo nello stesso punto di cucitura. Perché? Perché con le moderne macchine per cucire, per esempio io qui sto utilizzando Creative Icon 2 di FAF, posso togliere il cassettino, il classico cassettino della macchina per cucire, e posso procedere nella mia cucitura nella cosiddetta tecnica di cucitura a braccio libero. Adesso che ho lasciato il piccolo forellino per risvoltare il tutto, risvolto il mio progetto e voilà, ecco qui un progetto foderato. Però ecco qui il mio primo grosso trucco di questo tutorial: il progetto spesso scappa in giro, la fodera esce, ed ecco qui la soluzione: vai a ribatterla con il piedino a bordo stretto alla lamella centrale per andare a fermare il tessuto a fiori, quello esterno, e il tessuto a quadri, quello interno. Geniale, vero? Fammelo sapere con un bel pollice alzato sotto a questo video, così anche io potrò capire che questa tecnica ti piace e la trovi utile. Adesso che abbiamo effettuato la prima delle lavorazioni, andiamo ad affrontare la seconda, cioè gli anelli. Solitamente utilizzo sempre un rigellino e una penna per tessuti idrosolubile per andare a disegnare la posizione delle mie occhiellature, dei miei anelli, delle mie lavorazioni che voglio andare a forare. E con l'utilizzo della nuova pinza Vario vado a creare prima i fori nel tessuto con la strumentazione dedicata a fare i fori, e poi con la strumentazione dedicata a fare gli occhiali posso andare a punzonare, si dice in gergo tecnico, la stoffa per ottenerne prima il foro e dunque l'apertura e poi l'occhiello. Vediamo come fare. Nel kit della pinza trovi infatti già tutti gli strumenti per andare a perforare il tessuto, pertanto altro non ti servirà che andare a disegnare l'area che vuoi forare, andare ad innestare il punzone dedicato in primis al foro della stoffa, andare magari con uno spillino, ecco io questo lo faccio sempre, con uno spillino a controllare che la posizione sia proprio quella giusta, e poi clic, esercitare una pressione e abbiamo forato alla perfezione uno o più strati di stoffa e siamo in grado di forare poi tutte le aree della nostra borsa, del nostro telone, del nostro pannello come veramente meglio crediamo. Adesso dobbiamo sostituire però il punzone, perché una volta che abbiamo effettuato tutti i tagli della stoffa dobbiamo occuparci di applicare gli occhielli. Il cambio del punzone è semplicissimo: rimuovi il punzone A e innesti il punzone B e vai a appoggiare gli occhielli nel tessuto di destinazione per vedere quale sia la corretta posizione e soprattutto il verso, perché c'è un occhiello lato diritto e un occhiello lato rovescio. Hai mai usato questa pinza? Hai delle domande, dubbi o curiosità? Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, ma anche se appunto hai dei dubbi o delle curiosità su questa pinza, e cercherò di creare dei contenuti ad hoc per spiegartela ancora più nel dettaglio. Come vedi, basta un semplicissimo clic dopo aver innestato i due
occhielli, l'occhiello inferiore, l'occhiello superiore e voilà! Abbiamo innestato il nostro primo occhiello. Ovviamente adesso dovrai ripetere il passaggio per tutti gli altri successivi occhielli del tuo progetto, siano essi 1, 2, 3, 5, 10, 100. La bellezza anche della pinza è che la pinza l'acquisti una volta sola, i punzoni li acquisti una volta sola e dopo potrai acquistare i ricambi, ossia gli occhielli, per tutte le volte che ti serviranno. La trovo estremamente stabile, estremamente solida anche rispetto alla precedente versione di Pinza Vario e sono veramente soddisfatta dell'utilizzo di questa pinza. È molto semplice anche rispetto al passato rimuovere i punzoni e sostituirli con quelli nuovi per andare a verificarne tutte le potenziali possibilità di personalizzazione. Dopo aver applicato il primo occhiello, rivediamo assieme come applicare il secondo da un'altra inquadratura, è veramente facilissimo. Io mi sono divertita tantissimo a realizzare la mia borsa a secchiello con questa pinza e con la tecnica della cucitura che ha fissato il bordo superiore della fodera. Infatti ti ricordo che quella cucitura è davvero magica perché permette al tessuto a quadretti, cioè quello interno, di restare in perfetta posizione anche quando stai occhiellando due o più strati di tessuto ed è importante poter ottenere dunque un risultato perfetto e preciso sia all'interno che all'esterno per poter così dunque sfoggiare la nostra borsa capiente, comoda e personalizzata, ma anche, perché no, andare a sfoggiare tutti i nostri accessori creati 100% fai da te e personalizzati al meglio. Ti ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo contenuto. Se ti è piaciuto lasciami un commento e un bel pollice alzato sotto questo video. Noi ci si vede al prossimo contenuto creativo. Un abbraccio sartoriale. Sara Poiese.